Il ciclo francescano si propone dunque subito come una specie di romanzo moderno e avvincente, il cui protagonista è un uomo di Assisi, vicino al ricordo e alla comune esperienza dei suoi cittadini, che sono i primi a popolare e a frequentare la sua basilica. Nel 200 in tutta Europa si stava generalizzando il gusto per il romanzo cavalleresco e d'avventura, costruito a blocchi e capitoli attorno ad un personaggio centrale. Era anche un rivolgimento sociale, si può dire sociologico. In Francia, in Germania, in Italia, il pubblico alto e medio-alto cominciava ad andare matto per questo genere di lettura, tanto più abbordabile e divertente rispetto alle storie sacre, e il libro genere, pur sempre elitario, non era più l'appannaggio dei soli chierici. Nella storia di Francesco, questo vento nuovo, questa voglia di più ampi confini si avvertono chiaramente e danno luogo ad una nuova attenzione per il mondo che circonda l'uomo, per i paesaggi urbani in cui esso vive, per i diversi nuclei sociali che coesistono l'uno accanto all'altro nella città. Ma vi appare la popolazione delle città, vi compaiono le donne, i personaggi sono vestiti alla moda contemporanea, le architetture sono quelle che i cittadini di Assisi potevano conoscere e in certi casi avere quotidianamente sotto gli occhi, come nel caso del cosiddetto Tempio di Minerva, realmente esistente ancora oggi nella piazza di Assisi e scelto da Giotto come sfondo della prima scena del racconto, l'omaggio di un uomo semplice. Giotto è la figura più importante della pittura italiana fra la fine del 200 e i primi del 300. Anzi, possiamo dire che è un personaggio di dimensione europea, perché grazie a lui la pittura ha preso la terza dimensione. Giotto era nato in un villaggio del Mugello e fu a Firenze come allievo di Cimabue, e la sua arte ci è nota soprattutto per un ciclo di affreschi realizzati per la famiglia Scrovegni a Padova. È un importantissimo ciclo in buono stato di conservazione che raffigura la vita di Cristo e nella base delle pareti alcune allegorie monocrome e nel fondo un gigantesco giudizio universale. Giotto fu attivo in molte altre città italiane, a Napoli, Roma, Assisi, Rimini, Verona e Milano. Di questa gigantesca produzione, il ciclo degli Scrovegni, dal quale abbiamo estratto la scena del pianto sul Cristo morto, è senza dubbio non solo l'unico pezzo conservato completamente, ma deve essere stato nell'epoca uno dei più importanti e più significativi. Il ciclo è eseguito a buon fresco, l'unica cosa che viene rifinita a secco è il cielo, che è fatto con del lapislazzulo disposto a secco su di un altro colore. Questo ciclo di affreschi non ha avuto grande eco nella pittura della regione. Lo ha avuto a Padova, ma molto limitatamente. A Venezia era del tutto sconosciuto. L'affresco, che è un rettangolo ma quasi quadrato, è costruito con una sapienza che vale la pena di analizzare tratto per tratto. Prima di tutto la figura principale del Cristo è disteso al suolo ed è circondato da una serie di personaggi che compiangono, lamentano l'accaduto, e tra questi personaggi ricordiamo la Vergine, la Maddalena, alcuni apostoli ed altre due figure di apostoli in piedi a destra, mentre tutte intorno le figure sono disposte in vari atteggiamenti.
In alto, nel cielo, c'è una serie di angeli i quali esprimono il loro dolore con una gamma assai variegata di gesti ed espressioni. Il paesaggio è affrescato con una straordinaria economia. È praticamente un paesaggio allusivo. Abbiamo solo gli elementi fondamentali, cioè la roccia, l'albero, ma non si tratta mai di una descrizione naturalistica veritiera, soltanto di una descrizione simbolica. Un fatto molto importante per leggere un affresco di Giotto è esaminare la gestualità delle varie figure. In questo periodo ogni gesto, atteggiamento hanno un preciso significato. Questo linguaggio dei gesti, che ai tempi dell'artista doveva essere ben compreso da tutti, è un linguaggio morto e solo negli ultimi anni si è tentato di ricostruire i vari significati dei gesti. Non solo le espressioni del viso, ma anche la gestualità delle mani e del corpo. Osservando i vari partecipanti a questa scena, mostrano una rosa di espressioni che sono tutte espressioni di dolore nel repertorio dell'epoca. Dolore che a volte prorompe, a volte è trattenuto come nelle mani degli apostoli a destra dell'affresco. Una tiene le mani giunte, segno di un grandissimo dolore, ma non ancora di disperazione. La disperazione la si nota negli angeli, ognuno dei quali esprime, manifesta la propria lacerante condizione con una espressione sia delle mani che del volto. È impossibile analizzare un affresco di Giotto se non si tenta di mettere attentamente a fuoco la gestualità. Quello che è interessante è che la prima opera di Giotto è il Crocefisso di Santa Maria Novella, che già esisteva intorno al 1312. Questo crocefisso, che è ben conservato e che è ben anteriore alla Cappella degli Scrovegni, indica che il linguaggio di Giotto già a quell'epoca era completamente formato. Il linguaggio che Giotto fin dalle prime sue opere ha diffuso per tutta l'Italia, da Napoli fino a Verona, da Milano a Rimini e Firenze, è molto simile a quello della Cappella degli Scrovegni. Intorno al 1320 l'arte di Giotto ha subito una evoluzione. Quei problemi di massa, quei problemi di corposità, insiti in uno spazio di tridimensionalità, si stemperano, si addolciscono. Il passaggio fra la prima e seconda maniera si possono trovare nella Basilica di Santa Croce a Firenze, dove due cappelle, quella Peruzzi, dedicata a Giovanni Evangelista, e quella Bardi, dedicata a Francesco d'Assisi, mostrano proprio il passaggio da una fase classicheggiante, monumentale, corporea, ad un fare di figure più allungate, più ritmiche, più goticheggianti. La fase finale dell'opera di Giotto possiamo analizzarla sempre nella stessa Santa Croce, è indicata dal polittico della Cappella Baroncelli. È una fase in cui la ricerca prospettica cede agli effetti cromatici lineari e ritmici. In Giotto abbiamo una evoluzione come in tutti i grandi artisti. Evoluzione che approda ad una anticipazione di quella che poi sarà l'arte gotica fiorentina alla fine del secolo. L'apertura che Giotto indica alla pittura dell'Occidente europeo è fondamentale. Non bisogna dimenticare che è altrettanto fondamentale la rottura che ha avuto rispetto al mondo della tradizione bizantina. C'era stata già una serie di movimenti in Italia, soprattutto a Firenze e a Roma, che indicavano già una nuova maniera, un nuovo modo di concepire il mondo formale. Con Giotto la rottura è definitiva. L'Italia e dietro di lei l'Occidente europeo
avranno una delle vicende più ricche e prodigiose di tutta la pittura mondiale. La pittura di Giotto non è soltanto un'apertura verso la terza dimensione e la corporeità verso l'individuazione delle figure nello spazio, ma è un'apertura che abbandona la vecchia iconografia tradizionale, aprendo una gamma infinita di modi e di soluzioni per tutti quanti i soggetti sacri e poi profani, aprendo per la prima volta al racconto in una nuova forma.